Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Oggi torniamo a parlare di erbe tintorie e soprattutto affronteremo l'argomento che riguarda il doppio passaggio. Il doppio passaggio è una metodologia che dà la possibilità alle persone che hanno i capelli bianchi di coprirli con l'utilizzo di ennè ed erbe tintorie. Sicuramente è un argomento che crea abbastanza riluttanza e incredulità da parte delle persone, soprattutto che non hanno mai sperimentato questo tipo di metodo, soprattutto anche in quelle persone che non sono avvezze a utilizzare rimedi di tipo naturale, quindi che magari seguono delle routine siliconiche e che quindi sono abituate ad utilizzare delle tinture di tipo sintetico, e capisco che sicuramente questo argomento può generare in loro un certo scetticismo. Innanzitutto vi dico che questo doppio passaggio non rappresenta il miracolo sceso in terra, è un metodo che funziona ma che può anche non funzionare a seconda di tanti aspetti che vedremo in questo video, quindi per funzionare deve essere eseguito con un certo criterio e un minimo di conoscenza di polveri, preparazioni, pose e quant'altro. Però posso assicurarvi che nella maggior parte dei casi è un metodo che funziona anche piuttosto bene e moltissime persone vi fanno ricorso per coprire i propri capelli bianchi, che possono essere in percentuale minore o in percentuale maggiore, e che da molti anni riescono tranquillamente a coprirli e ad ottenere in più un bellissimo colore. Prima di addentrarmi all'interno dell'argomento vi dico subito che un errore che non dovete fare è aspettarvi da una colorazione naturale il risultato o le tempistiche e le metodologie che si possono ottenere o si impiegano con le tinture sintetiche. Quindi se utilizzate dei rimedi naturali o delle tinture di tipo naturale, quindi come le erbe tintorie, dovete adattarvi a loro, non soltanto per i metodi di utilizzo, ma anche per tempistiche, sperimentazioni e mix tintori, che ovviamente cambiano totalmente rispetto all'impiego, all'utilizzo e ai risultati delle tinture sintetiche. Quindi non fate l'errore di aspettarvi un risultato di tipo tintura sintetica con una tintura totalmente naturale. La prima cosa da sapere è che sicuramente coprire i bianchi è un po' difficoltoso, soprattutto quando si è alle prime armi. Dovete avere molta pazienza, dovete avere molto tempo da dedicare alle varie sperimentazioni, perché magari nel vostro caso specifico sarà necessario magari modificare delle pose, modificare delle tempistiche, modificare magari dei mix, oppure dovrete aggiustare il tiro e fare in modo che il mix tintorio che avete scelto si adatti perfettamente al vostro tipo di capello, perché non tutti i capelli bianchi sono uguali e ovviamente bisogna adattare il contesto del doppio passaggio e della copertura dei capelli bianchi al vostro tipo di capello. Il doppio passaggio si avvale appunto di due passaggi differenti. Il primo passaggio viene fatto utilizzando della Lawsonia pura, quindi 100% Lawsonia, e il secondo passaggio viene fatto utilizzando un'altra erba tintoria che avete scelto, come ad esempio l'indigo o il catam, con una piccola percentuale di Lawsonia. E questo doppio passaggio potete effettuarlo sia nell'arco diciamo della stessa giornata, oppure anche magari il giorno dopo. Quindi potete fare ad esempio il primo passaggio di Lawsonia oggi, fare il secondo successivamente al lavaggio o all'asciugatura, oppure farlo il giorno dopo al primo passaggio. Quindi qui siete abbastanza libere. La cosa importante è che quando farete il secondo passaggio, e se decidete di non farlo nella stessa occasione, assicuratevi comunque che il capello sia pulito e che non ci siano al di sopra delle sostanze come
oli, gel o balsami che quindi possono andare ad inficiare l'attecchimento tintorio. Infatti il capello deve essere perfettamente pulito, quindi non effettuate nessun risciacquo acido, non effettuate nessun leave-in con oli, cercate di lasciare il capello spoglio, totalmente spoglio, in attesa appunto di fare un secondo passaggio. Poi successivamente provvederete a inserire tutta una serie di impacchi o trattamenti che magari sono necessari per voi. Tenete bene a mente che il metodo del doppio passaggio non si può configurare senza l'utilizzo della Lawsonia, perché la Lawsonia, magari molte di voi già lo sanno, è l'unica erbetta che si aggrappa in modo permanente al nostro capello, lo riveste, lo filma e rimane saldamente aggrappata al nostro fusto. Quindi, essendo l'unica pianta che si lega in modo permanente al nostro fusto, dovete tenere presente che farà lei da stampella tutto quello che metteremo sopra. Quindi dovete contare che vi fa da base, rende il vostro fusto appiccicaticcio per altre erbe tintorie e fa in modo ovviamente che il colore persista sul vostro capello e che quindi non scivoli e che i bianchi in questo modo possano rimanere coperti per un tempo più lungo e in modo pieno. Quindi state attente, inserite sempre la Lawsonia al primo passaggio e poi di conseguenza utilizzate il mix di altre erbe tintorie che avete scelto oppure una pianta singola, come ad esempio può essere l'indigo o il katam. L'ennè da solo su base bianca, quando farete il primo passaggio, risulta arancione o un rosso molto forte, un rosso caldo che potrebbe un attimo destabilizzarvi se non siete avvezze a vedervi con questo tipo di colore. Contate che il capello bianco, quando viene sottoposto alla prima ennata, quindi il vostro capello è vergine e per la prima volta si approccia all'ennè, a prescindere dalla provenienza, dalla posa del vostro ennè, risulterà comunque rossiccio. Ci sono magari degli ennè che sono tendenzialmente più freddi, che possono virare verso un rubino, mentre ci sono degli ennè che invece sono caldi, come ad esempio gli ennè marocchini o egiziani, che danno un rosso più caldo e quindi i vostri capelli risulteranno più arancioni, ma tendenzialmente il capello bianco, quando viene sottoposto al solo ennè, risulta rossiccio. Non vi disperate, perché questo rosso potrà essere assolutamente manipolato e modificato con i mix che andrete ad utilizzare successivamente. Il tempo di posa è cruciale. Di solito l'ennè colora dopo 40-50 minuti e tendenzialmente quando volete raggiungere ad esempio un rosso caldo, una posa breve è quella che fa per voi. Infatti, se voi ad esempio lasciate in posa un 2 ore e mezza, 3 ore, otterrete un rosso che vira più sui toni caldi, mentre se allungate la posa e arrivate anche alle 4, 5, 6 ore, alle 8 ore, oppure ci sono anche persone che preferiscono fare la posa notturna e quindi tenere in posa l'ennè durante le ore di sonno, otterrete dei riflessi che tendono di più verso delle sfumature fredde, quindi verso un rosso più ciliegia, un rosso più bordeaux, più spento rispetto ai colori caldi. Ad esempio il Tazarine, che è un ennè di tipo caldo, dopo circa 40-50 minuti farà risultare i vostri capelli bianchi più arancioni, mentre lo Zarca, che invece è un ennè tendenzialmente freddo, con un po' di pazienza, diciamo così, potrete cominciare a vedere un rosso un po' più freddo, anche se questo risultato dipenderà da altre cose. Lo Zarca inizialmente potrebbe lasciarvi un po' deluse, perché all'inizio potrebbe donarvi un colore un po' paglierino, un po' giallastro, un po' arancione, perché comunque il tono freddo e quindi il rosso intenso si raggiunge più facilmente con la stratificazione, che è appunto l'insieme, la somma di tutti gli strati che l'ennè
va a formare sovrapponendosi di volta in volta quando fate l'ennè, e quindi questa somma di tutti gli strati di colore, di pigmento, va a scurire il rosso, che ovviamente modificherà il suo tono e si dirigerà più verso un tono freddo, un tono cupo, perché tenderà appunto a scurirsi sempre di più. Quindi uno dei metodi per coprire i bianchi restando nella macrozona cromatica del rosso è quello di stratificare. Voi scurirete i vostri capelli e otterrete, se volete restare nel rosso, un colore pieno, bello, corposo e duraturo, perché l'ennè comunque si lega in modo permanente al capello. La stratificazione inoltre vi aiuta tantissimo quando volete mantenere un colore scuro, quindi volete ottenere un cioccolato con il katam, un melanzana, un nero utilizzando l'indigo, perché ovviamente oltre a fornire una solidissima base per l'attecchimento di queste altre erbe tintorie, che vi ricordo non si legano permanentemente, va ovviamente a fare la sua parte da stratificazione nell'oscurire il capello. Quindi la combo perfetta è il doppio passaggio in sé più la stratificazione che otterrete ennata dopo ennata. Ovviamente qui ci vuole la pazienza e il tempo di cui parlavo all'inizio, perché sono dei risultati che non vedrete inizialmente, ma che magari vedrete dopo delle settimane o addirittura dei mesi. Quindi per questo vi dicevo, non aspettatevi un risultato da tintura sintetica, perché non è quello che otterrete. Per ottenere dei toni intensi di rosso caldo, oltre a utilizzare ovviamente degli ennè di tipo marocchino o di tipo egiziano, che sono degli ennè, come abbiamo detto, di tipo caldo, potete aiutarvi, oltre alla posa breve, anche addizionando al vostro ennè delle sostanze che aiutano a stimolare il rilascio del colore, e sono delle sostanze che possono aiutarvi un po' a raggiungere dei riflessi molto belli, come ad esempio l'aggiunta di amla. L'amla, essendo un ingrediente fortemente acido, infatti ha un pH 3.5 e cammina benissimo insieme all'ennè, perché l'ennè comunque predilige un ambiente acido. L'amla va a stimolare la fuoriuscita del colore caldo dell'ennè, essendo un ingrediente che tende a scurire nel tempo e tende a donare un riflesso, una sfumatura più mattone caldo, sicuramente vi può aiutare a raggiungere questo tipo di tonalità. Mentre invece se volete raggiungere un rosso più sul freddo, quindi sul ciliegia, sul melanzana, e non volete utilizzare altre erbe tintorie che vanno a scurire, potete fare affidamento su un ennè di tipo pakistano o indiano, quindi un ennè freddo, come ad esempio può essere il Karishma o Jamila, oppure lo Zarka o l'MDH, se non sbaglio è anche un ennè di tipo freddo. Ecco, sono tutti ennè che danno dei riflessi più spenti rispetto agli ennè caldi, quindi innanzitutto prediligete questo tipo di ennè, fate delle pose più lunghe, camminate a braccetto con la stratificazione che vi aiuterà a raggiungere un tono di freddo più cupo, più spento, meno brillante e più autunnale. Poi potete anche aggiungere degli altri ingredienti al vostro ennè che vi aiutano a, diciamo così, muovervi verso un riflesso più freddo. Ad esempio potete utilizzare la robbia oppure l'alcanna, che va preparata diversamente. Potete anche aggiungere l'oleolito di alcanna, che potete fare tranquillamente a casa vostra, magari un giorno vi mostro come farlo correttamente. Oppure potete aggiungere il legno di campeggio, potete prepararlo ad esempio con l'allume o col bicarbonato, e vi aiuterà a raggiungere dei toni freddi molto belli. Ecco, aiutandovi con delle altre erbette riflessanti,
e seguendo ovviamente la strada del freddo o la strada del caldo potete muovervi in questa direzione. Mentre invece se volete ottenere un nero e avete capelli bianchi, innanzitutto fate sempre il primo passaggio di Lawsonia 100%. Una volta che vi ritroverete praticamente con la testa di un clown, dovete unire circa 80% di indigo e 20% di Lawsonia. Vi ricordo che indigo e Lawsonia vanno preparati distintamente perché la Lawsonia predilige un ambiente acido, non rilascia il colore immediatamente a meno che non utilizziate dell'acqua molto calda e tendenzialmente è preferibile fare ossidare l'Enne, quindi lasciarlo un tempo prestabilito che trovate nella tabella che vi lascio qui sotto. Muovendovi con le indicazioni che ci sono in questa tabella potete capire quanto lasciare ossidare l'Enne, e vi ricordo anche che fare ossidare l'Enne permettendogli di raggiungere il picco tintorio favorisce il riflesso freddo. Quello che posso consigliarvi è intanto preparate la Lawsonia a parte. Se volete ottenere il nero preparate l'indigo a parte, quindi preparatelo ad esempio poco prima di fare l'ennata, perché l'indigo sprigiona subito i suoi pigmenti nel giro di 20-30 minuti. Già all'interno della ciotola stessa vedrete proprio la pasta dell'indigo cambiare colore, quindi ha un rilascio del colore immediato. Prima preparate l'ennè e occupatevi dell'ennè, mettetelo da parte. Appena il vostro ennè è pronto, allora preparate l'indigo, e se volete, visto che l'indigo predilige un ambiente basico, potete prepararlo con l'aggiunta del bicarbonato. Fate voi, magari all'inizio sperimentate senza aggiungere troppe sostanze all'interno per vedere, se siete alle prime armi, come lavorano le varie erbe. Per raggiungere il nero io vi consiglio sempre di utilizzare un tipo di Lawsonia freddo, non caldo, quindi Zarca, Jamila, Karishma ad esempio, e poi fate un secondo passaggio con 80% di indigo e 20% di Lawsonia. Fate delle pose lunghe, anche se l'indigo dopo, cioè finite le 4 ore, le 3-4 ore, ha smesso di rilasciare il suo potere tintorio. Se volete potete anche lasciare un po' di più, in questo modo comunque la Lawsonia continuerà comunque a lavorare. E tenete presente che nelle successive 72 ore il colore tende a modificarsi, quindi perché la Lawsonia e le erbette si assestano, e quindi poi vi assicuro che il vostro colore diventerà più definito e si fermerà ad uno stato determinato. Per ottenere un castano la stessa cosa, fate il primo passaggio con 100% Lawsonia, il secondo passaggio lo fate utilizzando il Katam, che è sempre un'erbetta che conferisce dei toni scuri ma più sul cioccolato melanzana. L'indigo è più una pianta che dà un nero che tinge anche di blu, quindi comunque ha un pigmento di tipo freddo perché è più sulla direzione del nero spento bluastro, mentre il Katam è un nero blando che tende un po' al caldo, quindi virerà a seconda della percentuale che utilizzate, perché la percentuale è anche molto importante poi nelle successive ennate. Se volete ottenere un cioccolato, un nero molto caldo, ecco, è un colore un po' più avvolgente, un po' più caloroso rispetto all'indigo, che invece è un po' più freddo. Ovviamente potete aiutarvi in questo caso aggiungendo anche delle erbette riflessanti. Io vi consiglio ad esempio di sperimentare con il mallo di noce, che vi stimola un po' a focalizzare il mix tintorio su dei riflessi più castani. Oppure anche ho sperimentato il Nagarmota. Non è una erbetta scurente permanente, però magari aggiunta di volta in volta nei vostri mix castani dà quello
quello sprint in più e tende a castanizzare. Ovviamente se volete un castano un po' più caldo potete aggiungere alla Lawsonia, Katam e mallo anche un po' di amla, che come dicevo vi aiuta un po' a raggiungere quel pigmento un po' più mattone. Occhio sempre ai pH delle piante, che magari questo può costringervi a prepararle separatamente per poi unirle insieme. Se invece non utilizzate il doppio passaggio e mettete ad esempio l'erbetta scurente che avete deciso di utilizzare senza la Lawsonia, allora innanzitutto resterete molto deluse, perché la pianta, l'erbetta che avete scelto, che sia ad esempio il Katam o l'indigo, non rimarrà sul vostro capello a sufficienza, quindi vi ritroverete al prossimo shampoo con il colore che magari avete potuto ottenere, anche se lì alzo le mani perché col Katam potreste raggiungere un giallo paglierino molto confuso, perché il Katam risulta più giallino annacquato, più aranciolino, molto acquerello, che però vi lascerebbe il capello, una volta lavato, il capello bianco, molto giallino, un paglierino brutto, mentre invece non fate l'errore, mi raccomando, di mettere l'indigo direttamente sul capello bianco, perché a quel punto diventate verdi, perché l'indigo ha un sottotono freddo unito al sottotono giallastro del capello bianco dà il verde, perché il capello bianco non è mai totalmente bianco perla, perché il capello bianco nasconde all'interno sempre un cosiddetto underline pigment giallastro. L'underline pigment è il sottotono, sostanzialmente detto in soldoni, che è sempre paglierino. Infatti se voi ad esempio osservate con molta attenzione una persona che ha i capelli totalmente bianchi, coglierete magari sotto diverse luci una sfumatura giallastra paglierina. Quindi questo giallino fuso insieme al bluastro, perché l'indigo ha un sottotono bluastro, ovviamente dà il verde. Quindi a meno che il vostro volere non sia ottenere i capelli verdi, non mettete l'indigo direttamente sul capello bianco, non fate questo errore, perché potete poi rimediare, però insomma è un po' frustrante. Potete fare per un castano scuro circa 30% di Lawsonia e 70% di Katam. Per un castano medio potete muovervi magari aggiungendo 30% di Lawsonia, un 50% di Katam, e il resto potete aggiungere ad esempio il mallo di noce, o se volete smorzare un po' dei toni un po' più accesi del rosso, magari potete mettere della cassia o del sidr. Comunque ci deve essere sempre una percentuale che va dal 20 al 30% di Lawsonia nel secondo passaggio. Ultimo ma non per importanza, se avete i capelli biondi, non volete modificare il vostro colore, ma volete coprire i bianchi e quindi non potete utilizzare la Lawsonia, sostituite la Lawsonia con l'Enne neutro, ovvero la cosiddetta cassia italica, o anche conosciuta come cassia obovata. Ovviamente tenderà un po' a sporcare il vostro bianco, e unite sempre la cassia con delle sostanze che vanno a sporcare appunto il vostro capello, perché voi non avete necessità di tingere il capello se siete bionde e avete capelli bianchi, volete semplicemente uniformare il capello bianco a quello che è il vostro biondo naturale magari. Allora sostituite la Lawsonia con la cassia, quindi con l'Enne neutro, e aggiungete alla cassia delle erbette di tipo riflessante o delle erbette di tipo tintorio, come ad esempio il Katam, in piccolissime percentuali. Ecco, allora questa è proprio, penso, il frangente più difficile dell'argomento in sé, perché ovviamente raggiungere un colore scuro è facile, perché alla fine le piante sono quelle, i mix sono quelli,
però qui bisogna giocare un po' di esperienza e di conoscenza delle piante, quindi la parola chiave in natura in generale: sperimentate poco a poco, non date tutto subito, in modo tale che poi gradualmente potrete in ogni caso aumentare. Vi consiglio quindi di avvalervi di rabarbaro, curcuma, amla, che sono tutte diciamo erbette, o ad esempio la curcuma è una spezia, però sono comunque delle sostanze che vi conferiscono più un, se usate bene ovviamente, qua si parla di percentuali in questo caso, potete giocare con queste erbette per raggiungere più un biondo che vira sul caldo, mentre invece potete mettere un pizzichino di catam se il vostro è un biondo un po' più scuro. Quindi, avvalendovi di tutte queste erbette, queste spezie riflessanti, mi pare ci sia anche la camomilla e il rosmarino, potete dovete giocare al piccolo chimico purtroppo in questo frangente, dovete un po', come ho detto 30.000 volte in questo video, sperimentare e capire cosa è meglio per voi. Cercate di muovervi a tentativi. Ovviamente potete anche, se non vi va di fare il piccolo chimico, indirizzarvi verso gli cosiddetti enne biondi, che sono dei mix tintori già pronti e che magari all'inizio possono anche essere didattici per voi, perché magari leggendo gli ingredienti dietro vi accorgerete delle sostanze che sono inserite all'interno del mix e poi magari la prossima volta potete fare affidamento a quel inci di quel prodotto, di quella miscela pronta, e magari poi procurarvi ogni singola erbetta per poterlo formulare da voi. Quindi il mix tintorio pronto all'inizio può essere un'ottima guida per le volte successive, che magari potete anche cominciare a camminare con i vostri piedi. Bene, io ho parlato 85.000 ore, però ci tenevo tantissimo ad affrontare questo argomento nel migliore dei modi e nel modo più specifico possibile, perché coprire i capelli bianchi non è semplicissimo all'inizio, ci si scoraggia tanto, non tutti vogliono coprire il capello bianco ottenendo un colore scuro, quindi ci sono tante varianti di metodi all'interno del macro metodo del doppio passaggio, quindi io spero comunque di non avervi annoiato e spero di non aver dimenticato niente. Ovviamente se ci sono delle perplessità potete lasciare giù nell'area commenti un commentino e io sarò molto felice di rendervi le cose un po' più chiare e magari spiegarvi dei concetti che non sono riuscita a sviluppare bene all'interno del video. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.